Benvenuto o bentornato sul mio canale, io sono Vladi, sono astrologa e psicologa e oggi entriamo insieme nel grande viaggio del 2026 per voi pesciolini, un anno che porterà nuove direzioni, consapevolezza e risveglio interiore. Nel video che stai per vedere, la voce è mia, ma ciò che vede non è me in carne ed ossa, è il mio avatar digitale. Ho scelto di usare questa versione di me per una ragione semplice e sincera. Tra consulenze, gestione dei social, i corsi, la mia vita personale e privata, il tempo è prezioso. Grazie al mio avatar posso creare contenuti più spesso, con la stessa energia e autenticità, ma senza rinunciare all'equilibrio tra il lavoro e la vita reale. In questo modo posso continuare a portarti ogni settimana i miei nuovi video, oroscopi, percorsi di crescita, mantenendo sempre la qualità e la profondità che mi contraddistinguono. Quindi non badare al fatto tanto che io uso un avatar, ma se ti interessano i miei contenuti, vuoi vedere l'oroscopo, se proprio l'avatar ti dà fastidio, ti consiglio semplicemente di ascoltare il mio video. Ora, ti consiglio inoltre di guardare non solo il tuo segno solare, ma anche l'ascendente e il segno della luna. Solo unendo questi tre livelli potrai comprendere davvero cosa ti riserva il tuo 2026. E se vuoi andare oltre l'astrologia sul canale, trovi anche la mia nuova serie delle 60 regole, un percorso gratuito di psicologia e attrazione consapevole dove ti insegno a trasformare la tua energia e migliorare il tuo rapporto con il denaro e attrarre esperienze in linea con la tua frequenza. Ogni regola è un passo concreto per cambiare davvero la tua vita. Il 22 ottobre alle 6 di sera ci sarà la premiere del primo video ufficiale. Ti aspetto per viverlo insieme. Inoltre, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale, attiva il promemoria e scrivimi nei commenti anche come hai vissuto questo 2025. Ora entriamo in questa nuova era astrologica e ti spiegherò prima i passaggi dei pianeti, dopodiché mi concentrerò anche nelle sfere della nostra vita per tuo 2026. 2026 per voi pesci non è un anno come gli altri, è un punto di svolta, un confine simbolico tra ciò che siete stati e ciò che state diventando, un anno in cui le vecchie strutture si dissolvono e lentamente ne emergono di nuove, più solide, più consapevoli, più autentiche. Negli ultimi 10 anni avete vissuto un percorso di straordinaria intensità. Con Nettuno, nel vostro segno, il mondo è diventato un grande specchio dell'anima. Molti di voi hanno vissuto esperienze che sembravano sospese tra il sogno e realtà, situazioni che si aprivano come visioni per poi svanire come nebbia. Nettuno vi ha insegnato a lasciarvi andare, a fidarvi del flusso, ma anche a distinguere l'intuizione dall'illusione. In questi anni avete toccato la dimensione più sottile della vita. C'è chi ha trovato conforto nella fede, chi ha iniziato un percorso di crescita spirituale, chi ha scoperto il potere della creatività come via di guarigione. Molti di voi pesci hanno imparato a leggere i segni del destino tra le pieghe degli eventi quotidiani, un incontro inatteso, un sogno ricorrente, un richiamo interiore che non poteva più essere ignorato. Ma Nettuno, nel suo lungo passaggio, non vi ha regalato solo magia, vi ha anche messo di fronte a dubbi, dissoluzioni, perdite e confusione. Ha tolto ciò che non aveva radici per lasciarvi solo con ciò che era vero. Avete imparato cosa significa vivere senza certezze, affrontare l'incertezza con fede e intuire che anche nel caos esiste un senso. E poi è arrivato Saturno, l'architetto del tempo. Negli ultimi 3 anni la sua presenza nel vostro segno zodiacale ha rappresentato una sorta di scuola della vita. Ha imposto limiti, ha chiesto maturità, ha rallentato i processi per permettervi di comprendere.
Molti di voi hanno dovuto crescere rapidamente, affrontando situazioni concrete, lavoro, responsabilità, salute, decisioni da prendere senza rinvii. È stato un periodo di costruzione interiore, come se aveste dovuto edificare nuove fondamenta dopo anni di maree emotive. Saturno vi ha insegnato a dire no, a delimitare, a scegliere con criterio, a capire cosa vale davvero la vostra energia. In questo processo avete perso qualcosa, ma avete guadagnato molto di più. Una nuova struttura interiore. Non siete più le stesse persone di 3 anni fa. Il vostro sguardo è diventato più lucido, la vostra voce più ferma, la vostra direzione più definita. Ora nel 2026 il cielo cambia completamente la scena, Saturno lascia il vostro segno e entra nel segno dell'Ariete, iniziando un ciclo di circa 3 anni nel vostro secondo campo astrologico. Il settore che parla di denaro, risorse, valori, corpo, energia vitale. Questo è il momento in cui la vita vi chiede di mettere radici, di consolidare, di costruire. Questo passaggio segna un nuovo capitolo in cui i sogni di Nettuno trovano finalmente un terreno su cui poggiare. È come se dopo anni trascorsi a navigare in un mare di emozioni, improvvisamente toccaste terra. Non è una fine, ma un inizio diverso, un inizio concreto, solido, misurabile. Saturno nel secondo campo vi insegna a gestire la materia, non solo il denaro, ma anche l'energia personale. Vi mostra quanto valgono le vostre risorse interiori e vi invita a usarle con consapevolezza. Non sarà più possibile sprecare tempo, soldi o forze in direzioni confuse. Ogni scelta dovrà essere ponderata. Ogni progetto avrà bisogno di basi reale. All'inizio potreste sentire il senso di lentezza e di costrizione. È il modo di Saturno per dirvi fermati, costruisci con criterio. È un transito che premia la responsabilità, la costanza e l'impegno quotidiano. E se vi sembra di faticare più del solito, ricordate, ciò che Saturno vi chiede ora lo fa per aprirvi stabilità nel futuro. Per molti di voi pesci il 2026 sarà un anno di riorganizzazione finanziaria. Saturno porta chiarezza, ordine, disciplina, vi insegna a pianificare, a risparmiare, a distinguere il necessario dal superfluo. Potreste rendervi conto che certi schemi di spesa non funzionano più, che alcune abitudini devono cambiare. Allo stesso tempo, questo transito può portare risultati tangibili, quindi guadagni stabili, contratti solidi, progetti duraturi, acquisti importanti come una casa o un terreno. È l'anno in cui iniziate a costruire la vostra sicurezza, non solo quella economica, ma anche quella personale. Molti di voi troveranno una nuova stabilità professionale, altri daranno vita a un progetto proprio, altri ancora inizieranno a trattare se stessi come il bene più prezioso da proteggere. Saturno, nella seconda casa, parla anche di autostima, il valore che riconoscete in voi stessi determinerà il valore che gli altri vi attribuiranno. Più vi rispettate, più la vita vi rispetta, più siete coerenti, più arrivano occasioni coerenti. Saturno non premia la fortuna, premia la costanza. E mentre Saturno costruisce, Nettuno si sposta lentamente nel segno dell'Ariete, entrando anch'essa nel vostro secondo settore e rimanendo lì per ben 14 anni fino al 2039. È un cambiamento epocale. Se Saturno costruisce il contenitore, Nettuno riempie il contenuto. Se Saturno dice struttura, Nettuno sussurra ispirazione. Con il suo ingresso l'energia del denaro, del valore delle risorse si tinge di spiritualità. Non si tratta più solo di avere, ma di creare con significato. Scoprirete che guadagnare non è solo una questione di lavoro, ma di vibrazione. Ciò che fate con amore, dedizione e fede comincerà a fiorire. Molti di voi pesci sentiranno un desiderio irresistibile di libertà, libertà di scegliere come lavorare, quando, con chi e in cosa investire la propria energia. Alcuni cambieranno completamente direzione professionale, lasciando lavori rigidi per seguire una vocazione più autentica. Altri trasformeranno un talento in fonte di reddito, l'arte, la musica, la moda, la fotografia, la scrittura, la comunicazione digitale, le terapie alternative.
la spiritualità, l'astrologia, il coaching o il mondo delle energie sottili. Nettuno nella seconda casa può anche portare periodi di incertezza economica, ma saranno fasi transitorie, utili a farvi capire come gestire meglio i flussi della vostra vita. A volte i soldi arriveranno in modo inaspettato, quindi doni, aiuti, opportunità, collaborazioni, progetti che si aprono dal nulla e altre volte sembreranno dissolversi rapidamente. Ma anche questo fa parte della lezione, imparare a gestire la materia senza farsi dominare da essa. La vera ricchezza del 2026 non sarà nel conto in banca, ma nella vostra capacità di creare valore dal nulla. Saturno vi aiuterà a concretizzare, Nettuno vi insegnerà a ispirarvi. Insieme vi daranno il potere di unire sogno e realtà, immaginazione e disciplina. Questo nuovo ciclo apre la strada di fonti di guadagno innovative. Molti di voi pesci potranno trovare successo in campi emergenti, quindi nel mondo digitale, nelle piattaforme creative, la comunicazione, benessere, oppure parliamo anche di tecnologia spirituale. Altri investiranno in progetti che sembravano azzardati, ma che con il tempo si riveleranno lungimiranti. È un'epoca in cui l'ispirazione si monetizza, in cui le idee diventano strutture e i sogni prendono forma. Con Nettuno e Saturno nel secondo campo imparerete a bilanciare tra il dare e il ricevere, tra la generosità e la responsabilità, tra la fiducia nel flusso e la pianificazione concreta. Questo è il cuore della vostra trasformazione, trovare l'equilibrio tra l'anima e la materia. A livello personale questo periodo può cambiare anche il rapporto con il corpo. Il secondo campo rappresenta il legame tra l'energia e la forma. Potreste iniziare a curarvi di più, a voler vivere in modo più sano, a considerare il corpo come un tempio della vostra energia. Alcuni di voi pesci sceglieranno di rimettersi in forma, altri di modificare l'alimentazione, altri ancora di praticare discipline che uniscono mente e corpo. E man mano che il 2026 procede vi accorgerete che tutto ciò che accade ha un unico scopo: costruire stabilità interiore. Saturno vi insegnerà la pazienza, Nettuno vi darà la fiducia. Insieme vi porteranno verso una nuova consapevolezza, quella di poter creare la vostra realtà passo dopo passo, scelta dopo scelta. Alla fine dell'anno, guardandovi indietro, capirete che non è stato solo un periodo di crescita esterna, ma una trasformazione completa, mentale, emotiva e materiale. Sarete cambiati nel modo di pensare, di agire, di sentire e di credere. La vostra visione della vita sarà più ampia, il vostro sguardo più maturo, la vostra anima più serena. Il 2026 è la porta d'accesso a un lungo ciclo di stabilità e ispirazione. È tutto ciò che costruite ora con impegno, fede e costanza diventerà la base della vostra realtà per i prossimi anni. Parliamo ora di Plutone nel 2026, è uno dei transiti comunque più potenti e sottili degli ultimi decenni. Un pianeta lento, profondo, invisibile, ma inarrestabile, capace di trasformare la vita delle fondamenta. Plutone non si percepisce in superficie, ma lo si sente dentro, quella forza che ti spinge alla rinascita, che porta a crisi e liberazione, che distrugge il vecchio per far emergere il nuovo. E per voi pesci il suo ingresso rappresenta un cambio epocale. Plutone ha fatto i suoi primi passi nuovo in territorio il 23 marzo nel 2023, poi ha oscillato brevemente nel cielo per infine entrare definitivamente nel segno d'azione il 19 novembre del 2024, dove resterà fino al 2044. Quindi stiamo parlando di un ciclo di oltre 20 anni di trasformazione profonda che toccherà il punto più segreto e misterioso del vostro tema natale, quindi la 12ª casa. La 12ª casa è l'invisibile, il mondo interiore, il regno dei sogni, delle paure, delle fede, delle vite passate, tutto ciò che non è sotto nostro controllo della mente logica. È lo spazio del silenzio, delle esperienze interiori, della guarigione, del ritiro. Quando un pianeta come Plutone entra in questo settore, non c'è evento che si possa definire piccolo. Tutto ciò che accade
in voi inizia a cambiare in modo irreversibile. Plutone qui agisce in profondità, a livello dell'anima, non sempre gli altri se ne accorgeranno, ma voi dentro sentirete di non essere più gli stessi. Le vecchie paure, i blocchi inconsci, i condizionamenti familiari e karmici emergeranno alla superficie per essere trasformati. È un processo che può iniziare lentamente, ma che nel tempo vi porterà a liberarvi da tutto ciò che vi appesantisce, da memorie antiche e da paure ereditate. Per molti di voi pesci questo sarà un viaggio di guarigione interiore. Plutone vi spinge a guardare in faccia ciò che avete sempre evitato: i limiti interiori, le dipendenze emotive, i sensi di colpa, le azioni d'ombra della psiche, ma non per distruggervi, per trasformarvi. Tutto ciò che affronterete con coraggio diventerà fonte di potere personale. È come se vi venisse data la possibilità di riplasmare la vostra forza interiore, di rigenerare la mente e l'anima delle radici. Il transito di Plutone nella 12ª casa parla anche di riconciliazione con il passato. In questi anni potreste scoprire verità rimaste nascoste, ricordi che riaffiorano, legami che si sciolgono. Molti di voi pesci potranno avvicinarsi con la naturalezza a discipline come psicologia, spiritualità, la medicina energetica, meditazione, l'astrologia o anche l'esoterismo. Questa è l'energia di chi vuole capire la vita a livello più profondo, di chi cerca risposte dentro di se stesso, non più fuori. È un periodo che può anche aprire l'accesso a poteri interiori e capacità intuitive straordinarie. Molti di voi svilupperanno una sensibilità nuova, più acuta, più consapevole delle vibrazioni intorno. Potreste diventare più empatici, più percettivi, più abili nel leggere le emozioni altrui, ma anche più selettivi nel proteggere la vostra energia. Plutone vi insegnerà che la forza non è nel controllo, ma nella profondità. Allo stesso tempo, questo transito può coincidere con la metamorfosi silenziosa della vita pratica. Il 12° campo è legato ai luoghi lontani, alle migrazioni, allo spostamento verso gli altri paesi o culture. Plutone qui può spingervi verso le esperienze all'estero o farvi lavorare in contesti internazionali, online o in ambienti isolati di ricerca o di introspezione. Molti di voi sceglieranno di dedicarsi a progetti che non si vedono subito, ma che richiedono pazienza, strategia e concentrazione. Diciamo un lavoro dietro le quinte, iniziative autonomi, percorsi di formazione spirituale o psicologica. Nella 12ª casa Plutone rappresenta anche la trasformazione del subconscio collettivo. Potreste sentirvi più attratti da temi karmici, dal concetto di destino, dall'eredità energetica della vostra famiglia. E in effetti questo transito vi permetterà di tagliare i fili invisibili che vi tengono legati al passato, di spezzare i modelli ereditati che non vi rappresentano più. È come se Plutone vi concedesse il potere di purificare la vostra linea karmica, di chiudere cicli familiari, di guarire ferite antiche. In alcuni casi la trasformazione potrà passare anche attraverso crisi interiori, momenti di isolamento, di paura o di perdita, ma ogni volta che qualcosa si dissolve lo fa per creare spazio a una rinascita più profonda. Plutone nella 12ª casa è come il lavoro segreto del seme sottoterra. Non lo vedete, ma dentro di voi la vita si sta preparando a rifiorire. Nel lungo periodo questo passaggio può portarvi anche grandi risultati professionali e spirituali, ma solo se imparerete a fidarvi del processo. Le vostre azioni apparentemente invisibili creeranno degli effetti duraturi. È un periodo perfetto per studiare, per perfezionarvi, per sviluppare un progetto personale. Ciò che nascerà ora, anche se piccolo o invisibile, avrà un impatto enorme nel futuro. Plutone, nella 12ª casa, vi dona forza occulta, quella che non si vede ma si sente, la capacità di rigenerarvi ogni volta che la vita vi mette alla prova. Non è un transito leggero, ma è straordinario per la vostra evoluzione. Vi insegna a lasciare andare il controllo, a fidarvi del destino e a scoprire che la vera potenza è dentro di voi. Parliamo di Urano adesso nel 2026 per voi pesci, un'altra forza potente comunque che entrerà in scena e porterà con sé delle nuove vibrazioni, nuove direzioni e nuovi equilibri da creare. Comunque questo accenno di Urano l'abbiamo già sentito
ma Urano per un po' è tornato di nuovo nel segno del Toro. Comunque, il pianeta delle svolte improvvise, delle rivoluzioni, dei cambiamenti inaspettati e di solito lì dove passa Urano, nulla resta fermo, le situazioni si sbloccano, le dinamiche si accelerano, la vita prende una piega che difficilmente si può prevedere. Negli ultimi 7 anni Urano ha attraversato il segno del Toro, influenzando la vostra terza casa, quella della comunicazione, degli studi, dei fratelli e sorelle, dei viaggi brevi e delle idee. Durante questo periodo molti di voi pesci hanno vissuto esperienze inattese, spostamenti improvvisi, cambi di città o di paese, trasferimenti, acquisti o vendite di mezzi di trasporto, oppure delle decisioni rapide prese quasi d'istinto. C'è chi ha dovuto imparare qualcosa di nuovo in poco tempo, chi ha iniziato a comunicare in modo diverso, chi ha aperto la mente a nuovi schemi di pensiero. Urano in questa posizione ha cambiato il vostro modo di percepire il mondo, rendendovi più aperti, flessibili, pronti ad adattarvi a ritmi diversi e a una realtà in continuo movimento. Adesso, nel 2026, il cielo cambia ancora una volta, la frequenza Urano lascerà definitivamente il segno del Toro ed entrerà nei Gemelli, iniziando un lungo percorso che durerà fino al 2033. E per voi pesci questo transito tocca la quarta casa, quella che rappresenta la casa, la famiglia, le radici e le fondamenta interiori. È un passaggio profondo che agisce nel cuore stesso della vostra vita privata. Urano nella quarta casa significa che tutto ciò che riguarda la casa e la sfera domestica potrà cambiare in modo improvviso o inaspettato. È il transito che porta a ristrutturazione, traslochi, cambi di residenza, trasferimenti, vendite o acquisti di immobili, ma anche rivoluzioni nel modo di vivere in famiglia. Può indicare la nascita improvvisa di un figlio, la decisione di sposarsi o separarsi, oppure un cambiamento drastico nella convivenza. Persone che arrivano, altre che se ne vanno, o situazioni che si evolvono con rapidità. È un'energia elettrica che non promette di restare fermi troppo a lungo. Urano scuote, libera, rinnova. Ciò che era stagnante inizia a muoversi. Per alcuni di voi potrà trattarsi di un cambiamento di casa o città, per altri di emigrazione vera e propria. Urano nella quarta casa rompe i vecchi schemi familiari e invita a vivere con maggiore indipendenza. Nel vostro ambiente domestico potrebbe entrare più tecnologia, più movimento, più aree di rinnovamento, nuovi oggetti, strumenti, dispositivi oppure un modo diverso di gestire la vostra quotidianità. Alcuni di voi potranno iniziare a lavorare da casa in modalità flessibile, digitale o creativa, trasformando lo spazio abitativo in un luogo di espressione personale. È anche possibile che nel vostro ambiente familiare si manifestino le figure uraniane, che sono persone originali, libere, anticonformiste, oppure figli o parenti dal carattere indipendente e curioso. Urano spesso porta in casa energia nuova come fratelli, sorelle o persone con cui condividere gli spazi in modo inedito, più libero e non tradizionale. Il vostro concetto di famiglia cambierà, non è più definito solo da legame di sangue, ma da chi fa sentire in sintonia. Potrebbe nascere il bisogno di creare, come una nuova tribù, fatta di persone con cui condividere idee, progetti o valore. Urano spingerà a rompere con vecchie regole e a introdurre nuovi modi di vivere insieme, più autentici, più leggeri, più vicini al vostro modo di sentire. È un periodo di liberazione interiore in cui potete sciogliere vecchie dinamiche ereditate dal passato. Urano, nella quarta casa, spesso indica l'allontanamento da schemi familiari rigidi, dalle aspettative dei genitori o dalle consuetudini del passato. È come se dentro di voi nascesse il desiderio di essere liberi, anche nelle mura domestiche, di respirare aria nuova e di costruire la vita a modo vostro. Al tempo stesso, questo transito può portare a eventi imprevisti che vi costringeranno a cambiare prospettiva, questioni legate a immobili, documenti, contratti d'affitto, ristrutturazioni, eredità o modifiche nella gestione della casa. Ma Urano, anche quando scombina i piani, lo fa sempre per farvi evolvere, vi libera da ciò che vi lega a un passato che non vi appartiene più. Per qualcuno questa energia si manifesterà con nuove responsabilità familiari o cambiamenti nella vita di un genitore, specialmente la madre.
Nella quarta casa è anche la casa delle origini, quindi i mutamenti che avverranno nella vostra famiglia potranno avere riflessi diretti sul vostro percorso personale. Non tutto sarà prevedibile. Urano agisce come una scarica elettrica che illumina anche e destabilizza. E la chiave sarà l'adattabilità. Con Urano nei gemelli la flessibilità diventa la vostra più grande risorsa. Più sarete pronti a cambiare, più scoprirete che ogni variazione porta con sé nuove possibilità. Il 2026 inaugura 8 anni in cui la vostra vita privata, familiare e domestica non sarà mai più la stessa, ma sarà più autentica, più libera, più allineata alle persone che state diventando. Il modo in cui vivrete la casa, la famiglia e la stabilità cambierà profondamente. Non sarà più qualcosa da difendere a ogni costo, ma un luogo da reinventare ogni giorno, un riflesso del vostro nuovo modo di vivere. Urano, quindi, per voi pesci, vi inviterà a rinnovare le radici senza perderle, a costruire casa non solo con mattoni, ma con libertà, autenticità e curiosità verso la vita. Dove un tempo c'erano le abitudini, ora nasceranno opportunità e dove c'erano muri, ora potrete finalmente aprire le finestre. Parliamo di Giove nel 2026, a partire dal 30 giugno il cielo vi regalerà una ventata di luce e di fiducia. Giove, il pianeta dell'espansione, della fortuna, della crescita, entra nel segno del leone. Per voi pesce questo transito attiva il sesto settore del tema natale, quello che parla della vita quotidiana, del lavoro, della salute e del senso di utilità. Giove è una delle energie più benevoli all'interno dello zodiaco, ovunque passa porta entusiasmo, ottimismo, possibilità di sviluppo e voi che siete governati proprio da Giove e Nettuno siete da sempre considerati tra i segni più fortunati dello zodiaco, non perché la vita vi regala tutto facilmente, ma perché avete la straordinaria capacità di creare fortuna attraverso la fede. Quando credete in qualcosa, l'universo risponde e ora che Giove è nella sesta casa, l'universo vi invita a migliorare il vostro quotidiano, ad organizzare la vita in modo più armonioso, più gioioso e più produttivo. È l'anno in cui il lavoro può diventare fonte di soddisfazione, di crescita reale. Potreste ricevere nuove offerte, proposte, contratti, incarichi o collaborazioni. Ci saranno situazioni in cui il ritmo si farà più intenso, ma anche più interessante. Avrete voglia di imparare, di sperimentare, di mettervi alla prova o qualcosa che vi entusiasma davvero. Giove espande tutto ciò che tocca e nella sesta casa espande la vostra professionalità, la voglia di sentirvi utili, di migliorare le vostre competenze, di fare bene ciò che fate. Molti di voi pesci potranno ricevere riconoscimenti o promozioni, altri potranno entrare in ambienti di lavoro più stimolanti, con persone più brillanti o con colleghi che condividono lo stesso entusiasmo o spirito di creativo. L'energia del leone renderà il clima lavorativo più caldo, più umano, più giocoso. Potreste sentirvi finalmente apprezzati per il vostro contributo, per la vostra capacità di portare luce negli ambienti in cui operate. Giove in Leone ama la gioia, la passione, la creatività e questo colore si riflette anche nella vostra sfera quotidiana. Molti di voi sceglieranno di dedicarsi a lavori che permettono di esprimere talento e spontaneità, attività legate ai bambini, intrattenimento al vostro mondo artistico, alla comunicazione, alla formazione o alla crescita personale. Tutto ciò che accende il cuore e migliora la vita negli anni si rivelerà fonte di successo. Nel 2026 il vostro approccio al lavoro cambia completamente. Non è più solo dovere, ma piacere. Le giornate diventano più leggere, il tempo più pieno di significato. Vi accorgerete che la felicità non sta in grandi conquiste, ma nella qualità delle ore che vivete giorno per giorno. Anche la routine che spesso avete vissuto come limitante ora diventa terreno di crescita, un allenamento per la mente, per il corpo e per lo spirito. Giove nella sesta casa è anche un grande alleato per la salute perché porta benessere, energia vitale, desiderio di migliorare la forma fisica e mentale e molti di voi potrebbero sentire il bisogno di dedicarsi di più al proprio corpo, iniziare uno sport, praticare yoga, curare alimentazione o semplicemente trovare un ritmo più equilibrato tra lavoro e riposo. È un ottimo periodo per fare controlli preventivi, cambiare abitudini nocive, introdurre nella vostra vita ciò che vi fa stare bene.
Il risultato sarà un netto miglioramento nella qualità della vita e del livello di energia quotidiana. Il sesto campo è il luogo dei ritmi quotidiani e delle abitudini. Giove qui vi invita a trovare piacere anche nelle piccole cose, nel lavoro ben fatto, nel caffè del mattino, nella passeggiata, nell'ordine ritrovato. È il transito perfetto per trasformare la disciplina in benessere. Parliamo di un altro transito comunque importante dei tre pianeti, Marte, Venere e Mercurio, nel 2026. Comunque il 2026 inizia con un'energia vivace, dinamica, perché Marte si trova nel vostro segno dal 2 marzo al 9 aprile, attraversando quindi la prima casa dell'oroscopo, quella della personalità, dell'identità e dell'iniziativa. E quando Marte transita nella prima casa, la vita accelera, tutto si muove più rapidamente e anche voi sentirete proprio questo impulso nuovo, più deciso, più diretto. Durante queste settimane, pesci, vi sentirete più forti, intraprendenti, motivati, avrete la voglia di fare, di agire, di cambiare qualcosa in modo proprio concreto. È un periodo in cui il vostro potenziale fisico-mentale si risveglia, siete più coraggiosi, più competitivi, più pronti a difendere i vostri obiettivi. Le idee diventano azioni, i desideri trovano il modo di manifestarsi. Marte nella prima casa rende anche più visibili agli altri, la vostra energia si percepisce, il vostro magnetismo cresce. È un ottimo momento per iniziare nuovi progetti, per lanciare un'attività, per dar vita a ciò che da tempo tenevate nel cassetto. L'importante è canalizzare bene la forza di Marte, senza disperderla in discussioni o tensioni inutili. Quando l'energia è troppa può diventare irritabilità, fretta, nervosismo o pazienza, ma se la direzionate verso un obiettivo costruttivo riuscirete a ottenere risultati notevoli. Subito dopo il cielo vi darà anche un po' di dolcezza, magnetismo e armonia perché dal 10 febbraio al 5 marzo Venere anche entra nella vostra prima casa, è un transito più piacevole perché vi dona fascino, eleganza e grazia. Quando Venere tocca la prima casa, la vostra presenza diventa più luminosa, più accogliente, più attraente. Gli altri vi notano, vi cercano, vi sorridono. È un periodo in cui potete sentirvi più sicuri di voi, più in pace con il vostro corpo e la vostra immagine. Può portare nuovi incontri romantici, attenzioni, corteggiamenti, complimenti, ma anche armonia nelle relazioni già esistenti. Quindi le coppie potrebbero trovare l'equilibrio, il dialogo, il desiderio, perché invece single questo è il momento magico, perché l'amore può arrivare quando meno te lo aspetti. Poi, tra il 19 maggio e il 12 giugno, Venere entrerà nel segno del Cancro, attivando la vostra quinta casa, quella della creatività, dell'amore, della gioia. Qui la vostra energia si colora di romanticismo, ispirazione, leggerezza, è un transito che parla di piacere, divertimento e molti di voi potranno vivere momenti di felicità affettiva. Per chi ha bambini è un periodo che può portare soddisfazione e orgoglio legato ai figli. Per chi invece è un artista creativo o imprenditore, arriva una fase di forte ispirazione con delle nuove idee o progetti. Il 9 luglio Venere spostandosi nel segno della Vergine, quindi nella vostra settima casa, dove resterà fino al 5 agosto, è un transito che illuminerà le relazioni e collaborazioni, quindi è un periodo favorevole per quanto riguarda accordi, alleanze, contratti, trattative, matrimoni oppure anche delle proposte ufficiali. Le relazioni sicuramente troveranno un equilibrio, le coppie in crisi possono trovare un'armonia e nuovi legami possono nascere in modo naturale, spontaneo e promettente. Nel vostro lavoro questo transito è positivo perché potrebbe aumentare anche la popolarità, il consenso, la capacità stessa di collaborare. Sarete più convincenti, più apprezzati, saprete gestire proprio i rapporti con dell'eleganza. È anche un ottimo momento per trattative economiche, nuove collaborazioni o accordi vantaggiosi. Nel corso del 2026 però Venere diventa anche retrograda tra il 3 ottobre e il 13 novembre, attraversando due segni dello Scorpione e quindi della Bilancia. Per voi è l'ottava e nona casa dell'oroscopo. Quindi è un periodo di revisione, introspezione, ritorni. Venere retrograda ti invita a guardare indietro, quindi vecchie storie, persone, sentimenti, questioni economiche. Parliamo di nona casa, le revisioni che riguardano viaggi, studi, questioni legali o burocratiche.
L'ottava casa invece riguarda denaro condiviso, emozioni profonde e intimità. Quindi in questo periodo è meglio non avviare nuovi rapporti sentimentali o finanziari, né fare grandi acquisti o investimenti. Ciò che nasce sotto la Venere retrograda, infatti sembra a cambiare prospettiva una volta che il pianeta torna diretto. Quindi in questo periodo è meglio osservare, capire, sistemare il passato e preparare il terreno per il futuro. In parallelo, ovviamente, nel 2026 abbiamo anche Mercurio retrogrado. Quest'anno si muoverà attraverso i segni d'acqua, quindi tocca direttamente la vostra energia. Ogni fase di retrogradazione porta un invito a fermarsi, a riflettere e rivedere idee, decisioni e comunicazioni. La prima volta Mercurio, retrogrado sarà proprio nel vostro segno, quindi dal 26 febbraio al 20 marzo. È un periodo in cui potreste sentirvi più introspettivi, più riflessivi, torneranno pensieri, progetti e contratto del passato. Questo è un ottimo periodo per rivedere i piani, correggere gli errori e completare ciò che era rimasto in sospeso, ma non iniziare qualcosa di completamente nuovo. Anche la comunicazione potrebbe essere un po' più confusa e dispersiva, quindi meglio evitare decisioni impulsive. La seconda volta Mercurio retrogrado sarà tra il 29 giugno e il 24 luglio nel segno del Cancro, quindi nella vostra quinta casa. Possono tornare quindi vecchi amori, progetti artistici, passioni. È come se il destino vi desse la possibilità di rivedere ciò che fa davvero felice, di riscoprire desideri che avevate messo da parte. Infine, l'ultima volta che Mercurio sarà retrogrado sarà dal 24 ottobre al 13 novembre nel segno dello Scorpione, nella vostra nona casa. Lo stesso che verrà toccato anche da Venere retrogrado, quindi rafforzerà ulteriormente i temi di ritorno, revisioni e approfondimento. Potrebbero esserci dei ritardi o rinvii per quel che riguarda i viaggi, documenti, percorso di studio. Questo è un momento ideale per riprendere una formazione, un corso, un qualcosa che non avevate finito in precedenza. Non è un periodo però adatta per i nuovi contratti o spostamenti. Parliamo delle eclissi ora nel 2026 per voi pesci. Ovviamente parliamo sempre delle svolte karmiche. Le eclissi, come sempre, portano dei momenti di verità, di chiusure, di inizio, in cui la vita vi invita a fare scelte che non possono più essere rimandate. Sono energie che si imprimono a lungo, per 9 o 18 anni, e lasciano una traccia profonda nella vostra storia personale. Dal 2024 siete diventati uno dei segni protagonisti del grande cambiamento collettivo. Le eclissi si sono verificate sull'asse 1-7, quindi asse io e tu, quella che parla del rapporto tra voi e gli altri e tra la vostra identità e le vostre relazioni. Questa energia continuerà ad accompagnarvi ancora fino all'inizio del 2027, portando decisioni cruciali, amore, rapporti, nelle collaborazioni e nei contratti importanti nella vostra vita. Nel 2026 però qualcosa di nuovo si aggiungerà, perché nascerà una seconda direttrice karmica, che è quella che sposta il baricentro verso un nuovo asse Leone Acquario, e questo per voi significa asse 6-12, quindi parliamo di lavoro quotidiano, la salute, il servizio, spiritualità, il ritiro interiore e anche ovviamente dei processi di guarigione profonda. È come se due correnti parallele agissero insieme. Una vi spinge verso il mondo esterno, verso il confronto con le altre persone, mentre l'altra vi richiama dentro, verso la vostra parte invisibile, interiore, intima. L'anno quindi inizia infatti con un evento potente, perché il 17 febbraio del 2026 abbiamo l'eclissi solare in Acquario, nella vostra 12ª casa dell'oroscopo. Un'eclissi solare è sempre l'inizio di un nuovo ciclo, l'apertura di un portale energetico che si svilupperà nei prossimi 9 o 18 anni. Per voi questo accade nel settore del silenzio, della solitudine, della dimensione spirituale, nella 12ª casa che rappresenta il vostro mondo nascosto, tutto ciò che non è ancora visibile, ma già vibra sotto la superficie. Questa eclissi può aprire un periodo in cui sentirete il bisogno di ritirarvi, riflettere, lavorare su voi stessi. Potreste dedicarvi a un progetto che si sviluppa, diciamo, dietro le quinte, a un'attività che richiede concentrazione e silenzio,
o iniziare un percorso di introspezione più profonda. Per alcuni di voi pesci questa eclissi potrà coincidere con un periodo di preparazione, quindi documentazione, spostamenti, cambiamenti di paese o di carriere che avvengono in modo discreto, ma che cambieranno radicalmente la vostra vita nei mesi successivi. La seconda grande eclissi dell'anno arriva il 3 marzo del 2026 con l'eclissi lunare nel segno della Vergine, nella vostra settima casa, quella delle relazioni, delle collaborazioni. Questa eclissi è in trigono con Giove, un segno di protezione, fortuna e apertura. Qui la vita vi metterà davanti a degli eventi importanti legati proprio al partner, al matrimonio, ai soci, clienti. Può trattarsi di un nuovo incontro, di una proposta seria, di un'unione ufficiale oppure per alcuni una conclusione di qualche rapporto che ha esaurito la sua funzione. Per molti di voi pesci questo può coincidere con una svolta professionale, quindi qualche nuovo accordo, nuove collaborazioni, un cambiamento nel lavoro o nel ruolo del partner. Per altri sarà un momento di grande visibilità, più pubblico, più clienti, più richieste, più contratti con il mondo. Le eclissi che vi mette al centro dell'attenzione, che vi mostra agli altri una luce nuova, più chiara, più autentica. L'estate abbiamo altre eclissi, quindi il 12 agosto si verifica l'eclissi solare nel segno del Leone, nella vostra sesta casa, e parla ovviamente di lavoro, abitudini quotidiani, salute, organizzazione e il senso del dovere. Potreste accettare magari qualche nuovo lavoro, iniziare una nuova attività di progetto, assumervi delle nuove responsabilità o definire un ritmo diverso nel vostro quotidiano. È un'energia di inizio che porta al rinnovamento e progresso. Ovviamente anche miglioramento nella salute, decisione di adottare magari anche qualche abitudine alimentare, di mettervi in forma, oppure potrebbe coincidere con l'arrivo di un nuovo animale domestico. Infine, il 28 agosto del 2026 si verifica un'eclissi lunare nel vostro segno, nella prima casa, un'eclissi personale che tocca direttamente la vostra identità e il vostro corpo. E quando si manifesta sempre l'eclissi nel primo campo, la vita vi chiede di rinascere. Per molti di voi sarà un cambiamento profondo nel modo di pensare, di agire, di apparire. Può trattarsi di una metamorfosi totale, quindi magari nuovo aspetto, nuove abitudini, nuove professioni, nuova città. Alcuni sceglieranno di migrare, altri di cambiare completamente la direzione di vita. Quindi per voi sarà fondamentale dire basta, ora scelgo me stesso. Questo potrebbe essere anche un tempo di grandi decisioni come matrimoni, separazioni, cambi di lavoro, nuovi ruoli o semplicemente una trasformazione profonda del vostro modo di vivere. Quindi il 2026 vi porta attraverso un ciclo di eclissi che agisce su tre piani. Il piano interiore, dove nasce la consapevolezza, il piano delle relazioni, dove vi confrontate con l'altra persona, e il piano dell'identità. Diventate ciò che siete destinate ad essere. Passiamo a vedere adesso le sfere proprio della vita nel 2026. Comunque è un anno in cui tutto cambierà dentro di voi, non con rumore, non con esplosione improvvisa, ma con la trasformazione silenziosa, profonda, che parte dal cuore e arriva fino alla vostra anima. È l'anno in cui la vita vi chiede di mostrarvi per ciò che siete diventati, dopo anni di prove, di maturazione, di lavoro interiore. Quindi fino a metà agosto nel vostro cielo continua a brillare una stella particolare, il nodo nord, il punto karmico che segna la direzione evolutiva della vostra anima. E quando questo nodo attraversa il vostro segno, come accade ora, l'universo vi chiede una cosa sola, quella di realizzarvi, non nascondervi più dietro ruoli che non vi appartengono, non vivere per compiacere gli altri, ma affermarvi nella vostra autenticità. Il nodo nord nei pesci accende il desiderio di dire io ci sono, è la voce dell'anima che vuole manifestarsi nella materia, che vuole farsi sentire, essere vista, riconosciuta, e così nei primi 7 mesi e mezzo
del 2026 vi troverete a rivendicare spazio, visibilità, importanza. Vorrete crescere, espandervi, diventare un punto di riferimento del vostro lavoro, nella vostra famiglia, nel vostro mondo. Vorrete essere parte attiva delle cose, lasciare un segno, prendere decisioni che veramente contano. Quindi non si tratta solo di ambizione, ma di destino. Il nodo nord nel vostro segno vi spinge a riconoscere il vostro potere personale, a comprendere che la vostra sensibilità non è debolezza, ma forza, che il vostro modo empatico, spirituale, visionario di vedere la vita può essere ciò che ispira gli altri. È il momento di credere che la vostra voce meriti di essere ascoltata. Questo transito è iniziato già nel gennaio del 2025 e chiuderà il suo ciclo a metà agosto del 2026. Ma questa spinta verso la luce arriva dopo anche un lungo cammino nelle ombre, un cammino che porta il nome di Saturno, il pianeta del tempo, delle responsabilità, che da marzo del 2023 ha abitato il vostro segno. 3 anni di prove, di lentezza, di limiti da superare, 3 anni in cui avete dovuto crescere, disciplinarvi, chiudere cicli, costruire fondamenta. Saturno è un maestro severo, ma giusto. Non concede sconti, ma dona tutto a chi ha il coraggio di non fuggire dalle proprie lezioni. E così, se negli ultimi anni vi siete sentiti stanchi, carichi di peso, come se tutto richiedesse più energia del solito, sappiate che non è stato tutto vano. Avete imparato a resistere, a scegliere con saggezza, a sostenere voi stessi anche quando nessuno lo faceva. Ora, dal 14 febbraio del 2026, il cielo vi ricompensa con Saturno che lascerà definitivamente il vostro segno e vi sentirete più leggere, più lucidi, più liberi. Non sarà un cambiamento rumoroso, ma netto. Per molti di voi pesci, febbraio segnerà un vero spartiacque essenziale. Da quel momento in poi la vita comincerà a scorrere più fluida, gli ostacoli sembreranno meno pesanti e voi più solidi nel vostro centro. Non sarete più in balia delle onde, sarete voi a guidarle. Nella prima metà del 2026 fino al 18 agosto potreste ricevere delle proposte, degli incarichi, ruoli di maggior rilievo, ma anche semplicemente scoprire una nuova versione di voi stessi. La seconda metà dell'anno invece è il momento della ricompensa. Tutto ciò che avete seminato negli ultimi 3 anni comincia a restituire frutti concreti. Ora parliamo più in specifico di lavoro, carriera. Per voi pesci, nel 2025 il vostro lavoro diventa la manifestazione più concreta della vostra evoluzione, l'anno in cui l'esperienza accumulata, la maturità, la disciplina si trasformano in risultati visibili. Non è più il tempo di sognare il futuro professionale, è il momento di viverlo. Il cielo vi sostiene con una combinazione potente. Saturno, dal 14 febbraio, forma un aspetto armonioso che consolida la vostra posizione, mentre Giove dal 30 giugno espande il vostro sesto campo, quello della quotidianità, della carriera e del servizio. A unirsi dal 18 agosto anche il nodo sud karmico che riattiva antiche competenze, talenti già acquisiti, capacità maturate in anni di esperienza. È come se il 2026 fosse un portale in cui tutto ciò che avete imparato finalmente trova forma. Non si tratta di iniziare da zero, ma di costruire su basi solide. Le opportunità che arrivano ora nascono da ciò che avete già seminato negli ultimi 9 anni. Da febbraio quindi Saturno vi offre una base di stabilità e disciplina, non vi lascia spazio per le illusioni, ma vi premia con risultati concreti, posizioni riconosciute, ruoli di responsabilità. Per chi lavora come dipendente questo aspetto porta promozioni, nuove mansioni o incarichi di fiducia. Per chi è autonomo o imprenditore indica l'espansione controllata, l'assunzione di collaboratori, la nascita di un nuovo ramo dell'attività, un ampliamento dei servizi. Saturno vi invita a lavorare con metodo, con chiarezza, con maturità. Ogni passo dovrà essere ponderato, ogni decisione pesata. Ma dietro questa apparente rigidità c'è un enorme dono, la credibilità. Il vostro nome inizia a contare, le persone si fidano, vi rispettano, vi scelgono.
Dal 30 giugno Giove, entrando nel vostro settore del lavoro, accende una fase di crescita luminosa. È come se la vita vi dicesse: ora puoi mostrare al mondo quanto vali. Arrivano nuove opportunità, incarichi, clienti, contratti e riconoscimenti. Per alcuni pesci si apre la possibilità di lavorare in aziende più prestigiose, con una reputazione solida e una visibilità maggiore. Giove amplifica, espande, accende il riflettore, il vostro nome può farsi riconoscere. Chi sogna di cambiare lavoro o ruolo potrà farlo, a volte con un salto di qualità, altre con un cambio di direzione più umano, più coerente con i propri valori. Se siete rimasti a lungo nello stesso posto, questo transito può portare un'evoluzione di status da collaboratori a figure di riferimento, da anonimi a riconosciuti. Giove ama anche la libertà, quindi per chi sente stretto, l'ambiente attuale porta nuove possibilità di scelta. Non sempre si tratta di guadagnare di più, ma di lavorare meglio in un contesto più rispettoso o meno oppressivo. Il vostro settore del lavoro che cade nel segno del leone, e questo parla di orgoglio, riconoscimento e identità professionale, per voi pesci lavorare non è solo fare qualcosa, è lasciare un'impronta. Volete essere fieri del vostro operato, del marchio che rappresentate, della qualità che offrite. Non vi basta essere una parte invisibile del meccanismo, volete che si sappia chi siete, che il vostro nome compaia su una targa, su un sito, su una firma, in calce a un progetto. Non è vanità, è missione, dare volto e anima al proprio mestiere. Per questo nel 2026 potreste cercare lavori o collaborazioni che vi permettono di emergere, di essere riconosciuti, di costruire un'immagine professionale ben distinta. È l'anno per diventare il volto del vostro talento. Questo vale anche per chi lavora in ambito artistico, terapeutico o educativo, come psicologi, insegnanti, consulenti, coach, medici, operatori creativi. La vostra presenza, la vostra voce, il vostro nome saranno parte integrante del messaggio che portate nel mondo. Nel 2026 imparerete a unire servizio e autorevolezza. Il vostro compito non è servire in silenzio, ma guidare con esempio e gentilezza. Siete chiamati a diventare punti di riferimento, persone che trasmettono fiducia e ispirano sicurezza. Molti dei pesci scopriranno che la loro missione professionale consiste proprio nell'aiutare gli altri a credere in se stessi. Cari pesci, parliamo adesso di un altro capitolo importante che è quello dei soldi. Se il 2025 vi ha insegnato a comprendere voi stessi, il 2026 vi insegnerà a dare il valore a ciò che avete scoperto. È l'anno in cui il tema del denaro, delle risorse, della sicurezza materiale e della fiducia in voi stessi diventa il cuore del vostro percorso. Non solo quanto guadagnate, ma anche quanto valete, quanto sapete ricevere, quanto vi permettete di avere. Nel vostro cielo si prepara un evento raro e potentissimo, la congiunzione tra Saturno e Nettuno nella vostra seconda casa, la casa del denaro, dei beni, dell'autostima, due pianeti agli antipodi, quindi Saturno il costruttore, il realista, il maestro severo, e Nettuno il sognatore, il visionario. Quando questi due si incontrano, la vita vi chiede di unire terra e acqua, concretezza e ispirazione, materia e spirito. Significa imparare a far convivere la spiritualità e la stabilità. Quindi da gennaio a metà febbraio, l'anno vi si apre con un invito alla verità, fare un bilancio, e non solo economico ma anche interiore. È il momento di guardare con lucidità a ciò che possedete, beni, conti, tempo, energia. Gennaio e la prima metà di febbraio saranno un periodo di revisione, rivaluterete i vostri asset, le vostre collaborazioni, i vostri legami, cosa vi dà valore e cosa vi prosciuga. Molti di voi pesci sentiranno un bisogno proprio di ripulire, chiudere progetti che non portano frutto, ridefinire investimenti e alleggerire spese inutili. Il 14 febbraio l'ingresso di Saturno nella vostra seconda casa entrerà stabilmente e resterà lì a lungo. Segna la costruzione del vostro futuro finanziario, e Saturno non parla di guadagni immediati, ma di fondamenta solide. Vuole che impariate a creare sicurezza reale, non quella illusoria. È come se vi dicesse: metti ordine, struttura a misura, costruisce qualcosa che resti.
È una fase che molti sentiranno come leggera inquietudine, un senso di insoddisfazione o incertezza economica, ma non è una punizione, è il modo in cui Saturno vi spinge ad agire. Quando percepite la mancanza, nasce la motivazione per cambiare. Così nei primi mesi dopo l'ingresso di Saturno potreste riflettere sulle domande cruciali. Saturno nella seconda casa vi chiede autonomia e responsabilità. Non più dipendere da qualcun altro come un partner o la famiglia. È il momento di smettere di vivere a credito e cominciare a generare ricchezza da ciò che sapete fare meglio. Durante questo transito potreste accorgervi che la vita vi rende più prudenti, quindi spendete meno, riflettete di più, valutate ogni investimento. Non perché manchi qualcosa, ma perché state imparando a gestire con saggezza. Saturno non è che toglie, ma vi insegna a scegliere, vi mostrerà che non serve avere di più, ma avere ciò che è giusto per voi. Molti pesci scopriranno in questo periodo una nuova semplicità, meno consumismo, più essenzialità. Anche nel cibo, nel corpo, nelle abitudini, Saturno invita al minimalismo consapevole. E poi c'è Nettuno, il vostro pianeta guida che continua a viaggiare nel medesimo settore, accompagnando ovviamente Saturno. Se Saturno costruisce, Nettuno ispira. Quindi Nettuno vi aiuterà a trovare il vostro flusso naturale di abbondanza, quella direzione in cui talento, passione e utilità si fondono. Potreste scoprire un progetto creativo che diventa profittevole, un'attività spirituale che genera valore, un'idea che trasforma la vostra economia. È una fusione tra fare ciò che amo e vivere ciò che faccio. Un equilibrio raro ma possibile. Quindi il 2026 sarà un anno di costruzione silenziosa, un tempo per stabilire basi, pianificare, investire. Ci saranno momenti in cui i risultati non saranno immediati, ma il progresso sarà molto profondo. Saturno vi ricorderà che il denaro è energia, fluisce dove c'è responsabilità, si blocca dove c'è caos. Nettuno vi mostrerà che l'abbondanza non è solo materiale ma anche spirituale ed emotiva. Insieme vi insegneranno la lezione più importante del 2026. La ricchezza è sapere chi sei e vivere in coerenza con ciò che tu ami. Ora, miei cari pesciolini, parliamo del capitolo casa. Nel 2026 la parola chiave per voi sarà quella di muoversi dentro e fuori, nel corpo e nello spazio. Il cielo vi affida una rivoluzione silenziosa ma radicale. Nella vostra quarta casa dell'oroscopo, quella che rappresenta le radici, il nido, la famiglia, entra in azione Urano, il pianeta delle svolte improvvise, delle nuove esperienze e della libertà. E quando Urano tocca questo settore, tutto ciò che è statico comincia a muoversi. Questo transito durerà 7 anni e come tutte le grandi rivoluzioni non arriva in un giorno solo. È un vento che entra piano, apre le finestre, sposta quadri, scompiglia le tende e poi all'improvviso rendete conto che la vostra vita domestica non è più quella di prima. Durante il 2026 tutti voi pesci sentirete in qualche modo questa energia nuova. Ma chi è nato tra il 20 e il 25 di febbraio o chi ha pianeti importanti nei primi gradi del segno sarà il primo a viverla in modo diretto e potente. Urano porta esperienze inedite, situazioni che non avete mai vissuto prima o che non vivevate da molto tempo. Può essere un trasloco, ma non un semplice spostamento da un appartamento all'altro. Parliamo di un vero cambio di scenario, come per esempio decidere di trasferirsi in una campagna, costruire una casa indipendente, di vivere vicino alla natura. Chi invece è stato sempre legato a qualche luogo tranquillo potrebbe scegliere invece la vitalità di una grande città. Oppure stiamo parlando anche di emigrare di paese, di continente o semplicemente anche sperimentare stili di vita più flessibili. Vivere magari anche tra due case, due città, due mondi. Per altri sarà l'occasione di occuparsi per la prima volta di qualche proprietà, di qualche compravendita o ristrutturazione importante. Potrebbe essere un mutuo, un investimento immobiliare, la costruzione di una casa, la vendita di un terreno oppure la firma di qualche documento che cambierà il vostro status abitativo.
Urano apre la porta alle novità e talvolta anche al disordine necessario per creare un nuovo ordine. Perciò non spaventatevi se nel corso dell'anno qualcosa vi costringe a cambiare. Improvvisamente assetto domestico, quindi un trasloco, un cantiere, una separazione, un figlio che va a vivere da solo o l'arrivo di qualcuno che vi cambia la quotidianità. Tutto ciò che accade ora serve a liberarvi da vecchi schemi o a restituirvi la vostra flessibilità. Molti di voi pesci sentiranno il bisogno di indipendenza abitativa. Urano infatti porta con sé il desiderio di libertà. Per chi vive ancora con la famiglia d'origine potrebbe significare andare a vivere da soli. Per chi condivide casa con gli altri può essere la ricerca di uno spazio personale. Oppure al contrario potreste scegliere di condividere casa con qualcuno in modo temporaneo, magari per lavoro o studio in un'altra città o per rendere più leggera una fase di transizione. Urano vi insegna che la casa non è solo un luogo fisico, ma un'esperienza in continuo mutamento. Per alcuni di voi pesci questo transito risveglierà la voglia di movimento, abitare periodicamente in luoghi diversi, viaggiare, passare mesi altrove. Non si tratta di instabilità, ma di una nuova definizione di radici, più mobili, più ampie, più libere. E se avete sempre sognato di ristrutturare, restaurare o dare vita a qualche vecchio spazio, Urano sarà la vostra scintilla. Potrebbe arrivare l'occasione di comprare un immobile datato e trasformarlo in qualcosa di unico, moderno anche, perché Urano ama ridare anche vita a ciò che sembra fermo. Qui parliamo anche di documenti legati a proprietà. Possono entrare in gioco, quindi atti, successioni, certificazioni, contratto d'affitto, pratiche notarili. Per molti di voi pesci si troveranno a gestire conti burocratici o legali, che sono appunto legati alla casa, ma ogni passo, anche il più tecnico, avrà uno scopo evolutivo. Quindi Urano non distrugge, vi libera, quindi rimuove ciò che vi tiene fermi e vi invita a creare un nuovo senso di appartenenza. Forse smetterete anche di pensare alla casa perfetta e inizierete a vivere ovunque vi sentiate in pace. Ora parliamo di un altro settore importante, che è quella dell'amore, miei cari pesci, e il 2026 vi chiama con una voce più matura e più consapevole, ma meno intensa. Il vostro cielo sentimentale si muove su due piani, quello della stabilità, delle scelte karmiche e dei nuovi inizi. E tutto dipenderà da dove siete ora, da come vi sentite dentro una relazione o nella vostra solitudine. L'anno apre le porte a tre grandi scenari diversi tra loro, ma uniti da un filo invisibile, la verità del cuore. Se siete in una relazione stabile, per chi vive un'unione solida, costruita nel tempo, il 2026 è un anno di continuità e consolidamento. Le stelle non portano rotture ma aggiustamenti, piccole modifiche nella vita domestica, nella gestione della responsabilità, nel modo in cui condividete tempo ed energia. Il partner potrebbe vivere un periodo di maggiore impegno lavorativo con orari irregolari o nuovi progetti che modificano la vostra routine, ma se la base è solida, questi cambiamenti saranno solo prove di equilibrio, occasioni per crescere insieme e ridefinire i ruoli in modo più giusto. Per molti pesci quest'anno può anche coincidere con una grande decisione familiare, una convivenza ufficiale, l'acquisto di una casa comune, un investimento condiviso. È un periodo in cui i legami forti diventano ancora più concreti, più radicati nella realtà. L'amore qui non ha bisogno di grandi parole, si manifesta attraverso gesti pratici, costruzioni tangibili. Se la relazione è difficile, per chi da tempo magari sente questo peso nel cuore, il 2026 diventa un anno di verità e resa dei conti emotiva. Già nel 2025 molti di voi pesci hanno percepito un senso di chiusura, la sensazione di respirare a fatica dentro una relazione che non nutriva più. E anche se la paura e il silenzio del dovere vi ha trattenuto, le stelle ora vi spingono a guardare la realtà senza veli. Quando un pensiero di vorrei andarmene non è più episodico ma costante, la relazione è già in bilico e più a lungo si rimane per paura, più grande sarà il prezzo interiore da pagare.
Il cielo lo conferma con il nodo sud karmico che continua a transitare nel vostro settore delle relazioni fino a metà agosto e questo significa che raccoglierete i frutti delle vostre scelte passate, non sempre dolci, ma sempre rivelatori. Attraverso il partner o la mancanza di dialogo, la vita vi mostrerà dove avete ceduto al compromesso, dove avete rinunciato a voi stessi, dove l'amore è diventato dipendenza o abitudine. Il 2026 sarà come uno specchio limpido. Vedrete la relazione per ciò che è, senza illusioni, e se la base non è solida, marzo del 2026 potrebbe essere il mese chiave, quello in cui la tensione interna raggiunge il punto di svolta. Alcuni pesci decideranno effettivamente di separarsi, altri di riprendere in mano il rapporto con più consapevolezza, ma in ogni caso niente resterà com'era. Se siete invece single alla ricerca, per chi appunto è solo, l'anno apre un orizzonte luminoso di incontri e possibilità. La prima metà del 2026 fino a giugno, 30 giugno precisamente, sarà particolarmente fertile per l'amore, perché Giove, pianeta della fortuna e dell'espansione, attraversa la vostra quinta casa dell'oroscopo, quella dei sentimenti, del desiderio, del gioco amoroso. È un transito che accende il cuore, risveglia il fascino e vi rende più magnetici, più visibili, più vivi. Arrivano nuovi volti, nuovi sorrisi, nuove emozioni. L'amore torna a bussare. Lo fa con entusiasmo, con leggerezza, con curiosità. Potreste innamorarvi rapidamente, sentire qualche scintilla che fa dimenticare ogni logica. Ma allo stesso tempo nel vostro cielo agiscono Saturno e Nettuno che creano un filtro di prudenza e discernimento. Parliamo ora dei figli. Nel 2026 il cielo accende la luce dolce e potente sul tema dei figli. Giove, il pianeta dell'espansione, della gioia e della fortuna, fino al 30 giugno illumina proprio la quinta casa, quella dei bambini, dell'amore puro e del piacere di dare vita a qualcosa che vi rappresenta. È un anno in cui la parola creazione si amplifica e ogni cosa che nasce da voi, un figlio, un progetto, un sogno, porta con sé il segno della grazia. Per molti di voi pesci questo transito coincide con l'arrivo di una notizia felice, come una gravidanza attesa, la nascita di un bambino o il desiderio profondo di ampliare la famiglia. Giove qui porta fertilità e benedizione non solo in senso fisico, ma anche per chi non desidera figli potrebbe ritrovarsi a prendersi cura di qualcosa o qualcuno, che sia un progetto, un animale, un'idea, come se fosse una creatura da far crescere. È un tempo in cui la vita vi restituisce amore attraverso l'amore stesso. I vostri figli o le persone che considerate tali nel cuore vi portano orgoglio, soddisfazione, momenti di tenerezza, un traguardo, un diploma, una vittoria, un cambiamento positivo nella loro vita, qualcosa vi farà dire ne è valsa la pena. Giove amplifica la fierezza, l'affetto, la connessione, perché a bambini piccoli è il momento in cui vedete i loro progressi con occhi nuovi, crescono, sorprendono, vi insegnano cose che credevate di sapere. Per chi ha figli adulti invece il 2026 può portare un distacco naturale, una separazione dolce ma inevitabile. Forse un figlio si trasferisce, va a vivere da solo, inizia un percorso di studio o di lavoro lontano da casa. Ma ovviamente non è un addio, ma una nuova forma d'amore, quella di lasciare andare e permettere di vivere a loro una nuova vita. Accanto alla dolcezza di Giove, nel vostro cielo si fa sentire anche Saturno, che vi invita a guardare al rapporto con i figli e con voi stessi con maggiore consapevolezza. L'aspetto di Saturno aggiunge gravità, senso di responsabilità, capacità di dire no quando serve. È un equilibrio sottile tra donare e insegnare, tra amare e guidare. Non si tratta solo di dare, ma di trasmettere valori, insegnare a usare con rispetto ciò che si riceve, a prendere cura di ciò che si conquista, a comprendere che dietro ogni dono c'è una responsabilità. In qualche modo il 2026 vi mette nel ruolo del mentore, dell'adulto che non solo protegge, ma forma, educa e ispira. Questo vale tanto nei confronti dei figli quanto verso la vostra parte interiore più giovane, quella che talvolta si nasconde dietro all'idealismo, la fantasia e la fuga. Saturno vi invita a curare la vostra stessa infanzia interiore, a riconoscere dove siete stati indulgenti con voi stessi e dove al contrario vi sentite puniti troppo severamente. La lezione è chiara, maturare non significa perdere la leggerezza, ma imparare a custodirla con saggezza. Fino a fine di giugno
ogni cosa che riguarda i vostri figli e i vostri progetti creativi sembra fiorire sotto una luce benevola. Per alcuni pesci sarà un anno di nascite e nuovi inizi, per altri un periodo di celebrazione dei risultati ottenuti dai propri figli, come laurea, piccola e grandi successi comunque che vi riempiono il cuore. Parliamo dell'ultima parte, ma ovviamente non meno importante. Il 2026 è l'anno in cui il vostro corpo torna come vostro alleato. Se negli ultimi mesi o anni vi siete sentiti attraversare da sintomi strani, da dolori vaghi e inspiegabili, da quella sensazione di non riuscire a capire cosa stesse accadendo dentro di voi, sappiate che questa fase sta per concludersi, perché tra la metà e la fine di agosto, con il cambiamento dell'asse dei nodi lunari, molte di quelle sensazioni misteriose e fluttuanti si dissolveranno con la stessa rapidità con cui si sono comparse. Una nebbia che si dirada all'alba. Il corpo, dopo 2 anni di segnali indecifrabili, finalmente parlerà con chiarezza. Il nodo sud karmico si sposterà nella vostra sesta casa, quella proprio della salute, del ritmo quotidiano e della bellezza. E questo movimento sarà come un respiro liberatorio. In molti casi porterà a una vera e propria rimessione spontanea, un recupero fisico che arriva quando meno ve lo aspettate. Oppure, se c'è qualcosa da curare, emergerà una diagnosi corretta, quella che finalmente permette di capire e trattare la causa alla radice. In ogni caso la nebbia si dissolve e il vostro corpo ricomincia a raccontare la verità. Allo stesso tempo, nella vostra sesta casa, Saturno, il pianeta della forza, della disciplina, continuerà a inviare un potente aspetto di sostegno verso quest'area di salute. È come se dicesse: hai una missione da compiere e non puoi più permetterti di cedere. Questo transito infatti porta con sé una resistenza fisica straordinaria. Molti di voi pesci sentiranno di avere una nuova energia, un ritmo più costante, una maggiore stabilità interna. Il corpo diventerà più forte e la mente più concentrata. È come se la vita dicesse: hai troppi progetti in corso per poterti fermare. Per questo motivo, in molti momenti del 2026 vi accorgerete di essere più resilienti, meno inclini al vittimismo o alla paura per piccoli disturbi. Il vostro focus sarà sulle vostre priorità e questo stesso stato mentale sarà una medicina naturale. Ma attenzione, Saturno è saggio, non indulgente. La sua energia può farvi sottovalutare i segnali del corpo, spingendovi a lavorare anche quando dovreste riposare. C'è il rischio di reggere tutto sulle spalle, di non concedervi tregua e di trasformare una semplice stanchezza in infiammazione o disturbo cronico. Perciò ricordate, la vostra forza non è nel fare di più, ma nel sapervi fermare in tempo. Dalla metà di agosto, quando il nodo nord entrerà nel settore delle fragilità croniche, il cielo vi chiederà di prendervi cura di voi con regolarità, non solo quando siete esausti. Non lasciate che piccoli segnali diventino grandi richiami. La prevenzione nel 2026 sarà la vostra forma più alta di amore verso voi stessi. In parallelo, Giove, il pianeta della crescita e della guarigione, illuminerà proprio la sesta casa, quella della salute. Questo è un segmento fortissimo di rigenerazione e miglioramento fisico, è un ritorno alla vitalità e alla gioia di muoversi nel mondo. Giove porta ottimismo, espansione, fiducia e nel settore della salute questo si traduce in recupero, guarigione e miglior qualità di vita. Quindi Giove porterà anche nuove abitudini positive. Se state pianificando un percorso di cura o trattamento medico, nel 2026 il consiglio del cielo è chiaro: cercate altrove. Giove indica che la soluzione migliore non si trova dove siete ora. Potrebbe essere un medico di un'altra città, una clinica specializzata o perfino un viaggio fuori dal paese. In ogni caso il tema è spostarsi per guarire. Il viaggio sarà parte del processo curativo, come anche l'incontro con figure esperte riconosciute nel loro campo. Giove rappresenta anche la medicina della coscienza, fidatevi a professionisti di alto livello, a strutture autorevoli o a scuole di medicina e guarigione che portano il nome di chi le ha create. Più grande è la competenza, più potente sarà l'effetto del trattamento. Ma la guarigione più profonda e pesce non arriva solo dalle terapie esterne, arriva anche dal perdono. Il 2026 porta con sé un tema sottile, il corpo come linguaggio dell'anima.
Quindi molti disturbi che avete vissuto negli ultimi anni non erano tanto fisici quanto simbolici, messaggio che il vostro inconscio inviava attraverso il corpo, e spesso alla radice di questi sintomi c'era proprio un senso di colpa, un rimprovero silenzioso che avete rivolto da soli a voi stessi. Questo cielo vi chiede e vi invita a perdonarvi con la stessa compassione con cui sapete perdonare gli altri. Smettete di rivivere vecchi colpi, vecchi errori, vecchie mancanze. Non siete più la persona che li ha commessi, siete quella che li ha superati. Quando lascerete andare la colpa, il corpo vi seguirà, vi alleggerà, si raddrizzerà, respirerà di nuovo, perché l'anima non punisce, l'anima guarisce. Dunque, il 2026 è un anno di guarigione a tutti i livelli, fisico, emotivo, energetico, spirituale, ma vi chiedono una cosa sola: rispetto per voi stessi. Spero che questo oroscopo vi sia piaciuto, se siete arrivati fino alla fine, e lo spero tanto, visto che anche questo video è arrivato alla lunghezza, penso, di un'ora. Ho dovuto appunto usare il mio avatar perché questo è il terzo giorno che sto registrando il vostro video. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, lasciatemi un like, un vostro commento, fatemi sapere com'è stato invece il vostro 2025.